Questo è un altro progetto che non può assolutamente mancare nella tua collezione perché ha un doppio utilizzo. Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Kate e come avrete visto dall'anteprima oggi andremo a realizzare un altro progettino facile, veloce. Andremo infatti a realizzare questa piccola pochetta bustina che ha un doppio utilizzo grazie alla tracolla che ho applicato, che è regolabile, quindi possiamo indossare questa pochette sia a spalla che a tracolla, quindi come vogliamo. Progetto molto semplice, ho utilizzato il tie cotton di Hobby Perline, un cordoncino in cotone, infatti la borsetta resta molto morbida, volendo potete irrigidirla. Ho applicato questa chiusura a girello per rendere un po' particolare il progetto e non mettere la solita calamita. Secondo me il pezzo forte comunque resta la tracolla che è regolabile, quindi tramite questo bottoncino noi andiamo a regolare la lunghezza della pochette. E poi ho applicato questo cuoricino in finta pelle, visto che vanno di moda le borse piene di ciondolini, ho ripreso un po' la moda del momento. Anche questi li trovate sul sito Hobby Perline, c'è veramente tantissima scelta, quindi potete sbizzarrirvi. E comunque il progetto è questo, molto semplice, perfetta anche per le principianti perché non ci sono passaggi molto difficoltosi. Ho lavorato il corpo della borsa a punto primula proprio per dare un tocco un po' particolare, non creare la solita borsetta, e sono molto soddisfatta. Ovviamente le dimensioni sono completamente personalizzabili, durante il tutorial vi ho spiegato come personalizzarle. Volendo potete anche optare per l'utilizzo di un fondo rigido se volete. In quel caso, se magari aumentate le dimensioni della vostra borsa, vi consiglio magari di cambiare il tipo di chiusura perché potrebbe perdersi su un progetto un po' più grande, ma valutate comunque voi. Comunque potete personalizzarla secondo i vostri gusti. Se volete realizzarla anche voi trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com. vi lascio come sempre il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Se le realizzate mi raccomando taggatemi nei vostri post, a me fa piacere, anzi dovete assolutamente, così posso ricondividerle nelle mie storie di Instagram. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler dei prossimi progetti, le anteprime, le novità, siamo agli sgoccioli quindi restate sintonizzati. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial, ma soprattutto continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di circa 150 grammi di tie cotton. Io ho utilizzato la colorazione denim, una chiusura a girello, una tracolla regolabile con moschettoni, 2 moschettoni tondi. Utilizzeremo l'uncinetto numero 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dalla base che faremo tutta ad uncinetto, quindi facciamo un cappio e ci avviamo delle catenelle in base alla larghezza più o meno che vogliamo dare alla nostra borsa. Io avvierò 31 catenelle. Lavorate le 31 catenelle che corrisponderanno a circa 17 cm. A questo punto procederemo con la lavorazione a maglia alta. Partiremo dalla seconda catenella dall'uncinetto e per alzare il lavoro farò una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa inserendomi sulla solina esterna in questo modo. Avrò alzato il lavoro, sostituito la prima maglia alta, ora procedo lavorando una maglia alta per ogni catenella sottostante. Dovrò ottenere 30 maglie.
Abbiamo l'ultima catenella, lavoriamo la maglia alta, però in questa catenella dovremo andare a lavorare anche l'aumento, quindi nella stessa catenella dobbiamo andare a lavorare altre maglie alte. Dovremo ottenere un totale di 7 maglie alte tutte nella stessa catenella. Quindi carichiamo il filo, ci inseriamo sempre nella stessa catenella e andiamo a lavorare altre 6 maglie alte. Lavorate tutte le maglie alte, adesso semplicemente procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare nella catenella di inizio, dove dovremo ripetere lo stesso procedimento. Quindi mi inserisco nella maglia successiva e vado a lavorare una maglia alta e continuo così fino alla prima catenella. Ok, ho gli ultimi 2 punti, quindi questo è il penultimo e poi abbiamo l'ultima catenella dove dovremo andare a fare l'aumento. Anche in questo caso una maglia già ce l'abbiamo, quindi dobbiamo lavorare le altre 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora chiudo con una maglia bassissima nel primo punto e vi mostro nel giro successivo dove dobbiamo andare a fare gli aumenti. Ovviamente gli aumenti li svilupperemo tutti su queste 7 maglie alte che abbiamo sulle estremità. Vi faccio vedere meglio qui. Ci prendiamo dei marcapunti e ci segniamo il primo punto dei 7, quindi questo, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, mettiamo il marcapunti nel settimo e in questi punti andremo a sviluppare gli aumenti. Su questo lato iniziale faremo la stessa cosa, quindi questo è il primo punto dei 7, quindi andiamo a mettere un marcapunti. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il settimo è praticamente questo, quindi mettiamo un marcapunti anche qui, questo punto lo lavoreremo per ultimo, mettiamo il marcapunti ed ora procediamo con la lavorazione, così vi mostro come sviluppare gli aumenti. Quindi abbiamo detto che questo primo punto lo saltiamo, passiamo al successivo e lo lavoreremo per ultimo. Quindi per alzare il lavoro farò sempre una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. Procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al marcapunti. Ok, arrivati al marcapunti, togliamo il marcapunti e da questo momento in poi andremo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto. Lo faremo in questo punto, quindi 1 e 2. 2 maglie alte nello stesso punto nel punto successivo. 1 e 2. Ripetiamo anche nel punto successivo e nel punto centrale, quindi nel quarto punto alto dei 7 sottostanti, andiamo a lavorare un aumento di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. In questo modo, ed ora nei 3 punti successivi un aumento di 2 maglie alte.
Fatto questo, continueremo a lavorare una maglia alta in ogni punto sottostante fino al prossimo marcapunti. Come potete vedere abbiamo un bel fondo perfetto. Procediamo quindi e ci rivediamo al prossimo marcapunti, dove ovviamente dovremo ripetere lo stesso procedimento. Ok, arrivati in questo punto ripetiamo lo stesso procedimento, quindi togliamo il marcapunti, lavoriamo un aumento di 2 maglie alte nei 3 punti successivi, quindi questo è il primo punto, poi andiamo nel successivo e lavoriamo un altro aumento da 2 maglie alte ed un altro aumento da 2 maglie alte. Ci ritroveremo poi nel quarto punto dei 7, dove lavoreremo un aumento da 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e poi ultimiamo il giro con gli ultimi 3 aumenti da 2 maglie alte. In questo modo chiudiamo il giro sempre con una maglia bassissima nel primo punto. Questo sarà il risultato. Ovviamente se volete realizzare una borsa più grande potrete procedere con i giri e aumenti, oppure se preferite potete utilizzare anche un fondo pronto, sempre per quanto riguarda ovviamente una borsa più grande. La mia sarà una borsetta bustina, quindi queste dimensioni vanno benissimo. A questo punto scegliamo il punto di lavorazione che ci piace. Io lavorerò punto primula e procediamo con la lavorazione del corpo borsa. La lavorazione del punto primula si suddivide in 2 giri che poi andranno ripetuti per tutta la lavorazione. Quindi parto sempre dal punto successivo, mi inserisco nel punto e lavoro una maglia bassa, faccio una catenella, lavoro una maglia bassa nello stesso punto, salto 2 punti, 1, 2, vado nel successivo e ripeto una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Salto di nuovo 2 punti, 1 e 2, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa e continuo così per tutto il giro. Questo sarà il primo giro che poi andrà ripetuto, quindi lavoriamo tutto il giro e ci rivediamo al termine. Ok, terminato il giro lo chiudiamo sempre con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo. Ora mi sposto nello spazio di una catenella facendo sempre una maglia bassissima, alzo il lavoro facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3, questa sostituisce la prima maglia alta e all'interno di questo punto lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2, quindi questo è il primo modulo. È il modulo che ripeteremo ad ogni inizio di questa riga, perché questa è la seconda riga che poi andrà alternata e ripetuta con la prima. Ora ci spostiamo nello spazio di una catenella successivo e all'interno lavoriamo sempre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Spazio successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e continueremo così per tutto il giro, quindi in ogni spazio andremo a lavorare 3 maglie alte. A questo punto vi consiglio anche magari di lavorarlo al contrario, perché si intravedono meglio quelli che dovrebbero essere dei fiorellini. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e poi ci rivediamo al termine.
Bene, terminato anche questo giro, chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, in questo modo. Ora, senza fare la catenella, ci spostiamo nella seconda maglia alta, quindi nella maglia centrale, e lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi ripeteremo il procedimento della prima riga di punto primula, poi ci spostiamo nel punto centrale delle 3 maglie alte successive sottostanti, volendo possiamo contare semplicemente 1 a 2, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Di nuovo saltiamo 1 a 2, andiamo nel successivo, lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, e questo sarà il procedimento che dovremo ripetere comunque per tutto il giro, e poi andremo ad alternare questi ultimi 2 giri per tutta la lavorazione della nostra borsa. Quindi qui in alto troverete il numero di giri totali per quanto riguarda la lavorazione a punto primula, quindi partendo da questo giro fino all'ultimo, insieme alla misura in centimetri, che sarà comunque l'altezza complessiva della nostra borsa. Lavoriamo tutti i nostri giri, ovviamente potete personalizzare queste misure, quindi se volete una borsa più alta aumenterete semplicemente il numero di giri, ultimando sempre con il giro di maglie alte, mi raccomando. Quindi raggiungiamo l'altezza desiderata e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i nostri giri a punto primula, io ne ho lavorati 14 in totale ed ho raggiunto un'altezza di circa 18 cm, calcolando anche comunque la base, essendo una borsetta a bustina. Ovviamente le dimensioni potete personalizzarle secondo i vostri gusti, quindi volendo potete aggiungere più giri per aumentare l'altezza. A questo punto andremo a rifinire ulteriormente il bordo facendo un giro di maglia bassa, quindi non bassissima ma bassa. Ho già chiuso il mio giro con maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali. A questo punto procedo passando nel secondo punto, quindi questo punto qui lo lavorerò alla fine. Inserisco l'uncinetto nel punto successivo e vado a lavorare una maglia bassa, punto successivo e lavoro una maglia bassa, e farò così per ogni punto che ho sul bordo. Terminato il giro, ricordiamoci di lavorare anche l'ultimo punto, quindi il primo che non abbiamo lavorato. Ci inseriamo e lavoriamo l'ultima maglia bassa. A questo punto possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Per non creare un aumento, ovviamente andremo a chiudere non nel primo punto disponibile ma nel secondo, quindi mi inserisco qui e chiudo con asola di chiusura. Poi vado a bloccare il filo attraverso le maglie . Bene, a questo punto dovremo andare a creare il supporto per la chiusura, quindi per fare questo io farò dei passaggi molto semplici, ovvero divido la mia borsa a metà in modo da trovare perfettamente il punto centrale per poi andare a creare le 2 fascette. A questo punto vado a misurare il bordo e lo vado a dividere per 2, quindi ho 22 cm, quindi il punto centrale sarà ad 11 cm, quindi più o meno in questa zona qui. Vado a fissare un marcapunti indicativo e faccio lo stesso anche sul davanti, perché poi devo dividermi i punti. Mi assicuro di avere la stessa misura su entrambi i lati, ho circa 10,5 sul lato
10,5 più o meno anche su questo. A questo punto devo andare a mettere i marcapunti per segnarmi i punti da lavorare per creare le fascette. Questo potete personalizzarlo secondo i vostri gusti, ma comunque in ogni caso sappiate che dovete andare a coprire la misura della vostra chiusura, quindi deve essere grande almeno quanto la chiusura. Poi se volete realizzare una faccia intera potete farlo tranquillamente, quindi io devo regolarmi anche con la mia chiusura, quindi posiziono la mia chiusura più o meno al centro in questo modo e vado a segnarmi i punti per coprirla. Ovviamente la farò leggermente più grande, quindi calcolando che la mia chiusura è più o meno di questa grandezza, io andrò a prendere da questo punto a questo, quindi abbondo un pochino. Ora io sto prendendo le misure al momento, ma poi vi dico con calma tutte le misure precise, quindi mi segno questo punto e questo punto, ok? E vi dico, questo lo posso togliere perché ormai ho preso la misura, e vi dico quanto sarà larga la mia fascetta. Sarà larga 5 cm e mezzo. Ora devo riportare la stessa misura anche sull'altro lato. Per farlo mi regolerò con i punti, quindi vado semplicemente a regolarmi con i punti che ho già segnato, poi conterò se ho lo stesso numero di punti. Quindi qui ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 da un marcapunti all'altro. Qui ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 perfetti. A questo punto possiamo procedere con la lavorazione della nostra fascetta. Ovviamente sulla fascetta che ospiterà la parte davanti della chiusura andrà realizzato anche il foro, ma non preoccupatevi perché cercherò di semplificarvi il tutto. Quindi partiamo proprio dalla faccetta frontale, che è quella leggermente più complicata perché quella retro andrà lavorato un semplice pannellino. Quindi facciamo un cappio. Io partirò ovviamente con le 2 maglie basse per sostituire la prima maglia alta, quindi faccio il cappio, mi tengo il filo sull'uncinetto e vado ad inserirmi esattamente nel primo punto marcato. Quindi tolgo il marcapunti, mi inserisco e vado a lavorare una maglia bassa in questo punto. Ovviamente mi inserisco nella solina e lavoro un'altra maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Ora vado a lavorare una maglia alta anche nel punto successivo, quindi avremo 2 maglie alte, lavoro una maglia alta anche nel punto successivo ed ora devo andare a lavorare delle catenelle per creare lo spazio della mia chiusura. Per regolarvi meglio vi consiglio di posizionare la vostra chiusura in questo modo, in modo da capire dove dovete fermarvi per lavorare le catenelle. Vedete, io devo coprire comunque la zona fino alla zona vite. Io la posizionerò in questo modo, quindi come potete vedere qui vado a coprire con la maglia alta e bloccherò anche con la vite. Stessa cosa farò anche sull'altro lato, quindi in base alla grandezza della chiusura calcolate sempre che dovete andare a coprire anche questa zona, quindi non dovete basarvi solo sulla larghezza, ma bensì dovete vedere dove c'è l'aggancio, perché altrimenti poi non regge. Quindi ora faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 5 punti di base, 1, 2, 3, 4, 5, mi ritrovo nel terzultimo punto dove riprenderò a lavorare a maglia alta, quindi lavoro una maglia alta in questo punto, una maglia alta nel punto successivo ed una maglia alta nell'ultimo punto, che è tra l'altro quello marcato in questo modo. Ora volto il lavoro, alzo il lavoro facendo sempre una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa, lavoro una maglia alta nei 2 punti successivi
e lavorerò una maglia alta anche nelle catenelle, quindi ho 5 punti di base, lavorerò 5 maglie alte all'interno di questo spazio. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi riprendo a lavorare una maglia alta negli ultimi 3 punti alti. 1, 2 e 3 ed avrò praticamente ultimato. Io mi fermo qui con la mia fascetta e poi dovremo semplicemente andare ad avvitare la nostra chiusura. A questo punto ci portiamo con delle maglie bassissime fino al punto di base, dove poi andremo a tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. Bene, questo sarà il risultato. Ora non dovremo far altro che ripetere lo stesso procedimento anche sul retro, con la differenza che andremo a lavorare tutte maglie alte senza lasciare nessuno spazio. Quindi giriamo il lavoro, prendiamo il filo, facciamo sempre il cappio, ci teniamo il filo sull'uncinetto, ci andiamo ad agganciare nel primo punto, ci inseriamo e lavoriamo la prima maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, e poi procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati al marcapunti lo togliamo, lavoriamo ovviamente anche questo punto ed ora non faremo altro che ripetere lo stesso procedimento per un totale di 4 righe, non 2, perché poi andremo a rigirare il lavoro in modo da poter coprire le alette della seconda parte della chiusura, così non dovremo applicare nient'altro per coprire le alette. Quindi voltiamo il lavoro, alziamo il lavoro sempre con le 2 maglie basse o, se preferite, le 3 catenelle, e poi si procede lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, come vi ho già detto, per un totale di 4 righe. Comunque troverete sia il numero totale di righe che la misura in centimetri, se può esservi utile. Bene, lavorate tutte le 4 righe, ho realizzato un pannellino di 5 cm. Quindi a questo punto non taglio subito il filo, vado ad applicare la parte della chiusura, perché poi dovrò andare a chiudere in questo modo, così le alette saranno coperte e non dovremo fare nient'altro. Quindi la posizioniamo proprio al centro nella prima riga, calcolando di lasciare le 3 maglie alte scoperte, le 3 maglie alte iniziali di qua e le 3 maglie alte iniziali su quest'altro lato, perché sappiamo che qui abbiamo 3 maglie alte e 3 maglie alte. Quindi la posizioniamo in questo modo, ci possiamo regolare anche con il foro che abbiamo lasciato, e poi la andiamo a fissare con le alette sul retro. Posizioniamo la griglietta, pieghiamo le alette e poi possiamo andare a chiudere in questo modo. Vedete, poi resterà tutto coperto, non dovremo fare proprio nient'altro. Quindi in questo punto noi facciamo una catenella e poi andiamo a cucire a maglia bassissima, quindi ci inseriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. Ovviamente dovremo prendere anche il corpo borsa. Punto successivo,
maglia bassissima. Ovviamente potete anche tagliare il filo e andare a cucire normalmente. Fatto questo, mi porto con una maglia bassissima proprio sul bordo, catenella e vado a fare un ultimo giro di rifinitura appunto bassissimo lungo tutto il bordo e lungo tutto anche questo pannellino, in modo da rifinire ulteriormente. Prendo tutta la catenella, quindi non lavorerò a maglia bassissima in cozza retro, ma lavorerò proprio a maglia bassissima. Bene, una volta che avremo rifinito tutto il bordo, in questo modo avremo anche reso un po' più rigido appunto il bordo per poter poi applicare la tracolla. A questo punto io mi sono fermata esattamente in questo punto, vado a tagliare il filo e blocco con asola di chiusura. Ovviamente se preferite potete anche andare a cucire questi lati che resteranno aperti. Quindi una volta fatta l'asola di chiusura possiamo andare a chiudere questi lati con lo stesso filo, tagliandolo un pochino più lungo. Andiamo semplicemente a chiudere le asoline che abbiamo qui sul lato. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato, ovviamente questo filo poi lo andiamo a bloccare attraverso le maglie. A questo punto non resta che applicare l'altra parte della chiusura, quindi semplicemente andiamo a svitare la parte retro e la andiamo a posizionare nel foro. In questo modo poi posizioniamo la griglietta al di sopra e andiamo a riavvitare. Ed ecco qui, una volta applicata anche questa parte della chiusura, questo sarà il risultato. Ora non ci resta che applicare la tracollina, quindi si vanno semplicemente ad applicare i moschettoni proprio sul laterale dove si crea la piegatura. E lo facciamo passare proprio in questo modo tra un gruppetto di 3 maglie alte e l'altro. Qui poi abbiamo sul bordo le maglie bassissime, quindi reggerà bene. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato. Bene, a questo punto non ci resta che applicare la tracolla. Io ho scelto questa regolabile, così la borsa sarà possibile indossarla sia a spalla che a tracolla.
ovviamente ha i suoi moschettoni, quindi volendo possiamo applicarla anche direttamente con questi moschettoni, ma comunque vi consiglio di applicare dei moschettoni aggiuntivi in modo che la tracolla abbia un po' di gioco. Quindi in maniera molto semplice la andiamo a fissare ai 2 moschettoni che abbiamo già applicato sulla borsa e poi possiamo regolare la lunghezza come vogliamo. Visto che vanno molto di moda gli sharps, ho deciso di applicare anche questo cuoricino in fintapelle con moschettoni in tinta. Sul sito Viperline ovviamente troverete tantissima scelta riguardo a questa tipologia di sharps, ma anche altri tipi. Io andrò ad applicarlo semplicemente sul moschettone della tracolla in questo modo. Questo sarà il risultato finale, una borsetta veramente molto semplice ma allo stesso tempo anche abbastanza particolare. Il punto di lavorazione scelto arricchisce ulteriormente il progetto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete ovviamente taggatemi nei vostri post. Non vi ho mostrato il procedimento della fodera, ma potete utilizzare il metodo semplicissimo che abbiamo già visto in passato qui sul canale. Vi lascerò comunque il link nel box informazioni qui in basso e nel box informazioni qui in basso troverete anche il link diretto al sito hobbyperline.com dove troverete il kit e materiali completo per poter realizzare questa borsa. Vi lascio il link sia qui sul video che comunque nella descrizione in basso. Come vi avrò già detto all'inizio, è un progetto completamente personalizzabile anche nelle dimensioni, perché se volete farla più grande vi basterà semplicemente aumentare il numero di catenelle iniziali e il numero di giri di aumenti sul fondo. Stessa cosa se volete farla più alta, aumenterete il numero di giri di lavorazione in altezza. Se la fate più grande magari potreste valutare l'idea di cambiare il metodo di chiusura, perché su una borsa più grande secondo me si perderebbe, quindi potreste valutare l'idea di fare proprio una piccola patellina. Comunque potete personalizzarla secondo i vostri gusti. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler, le anteprime e le novità. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo progetto. Ciao!